Micol Disegni, fighter, combattente, atleta di MMA, Coach. Eden Vonel come modella, come Suicide Girl. Poi mi hai detto preparatore cinofilo? Educatore cinofilo, ho fatto anche quello. Body piercer, educatore cinofilo e quant'altro. And so on. Studentessa di scienze motorie. Grazie di essere venuto al mio podcast. Grazie a te per l'invito. Questo è il podcast Peso le parole e in questo quarto episodio facciamo una panoramica sul mondo dell'MMA, sul discorso di quanto è sostenibile una carriera da atleta di uno sport di combattimento come l'MMA e ovviamente parliamo anche un po' di cosa comporta seguire la preparazione atletica e le diete, la nutrizione che richiede, insomma, per le mire agonistiche e per lo sforzo che ti è richiesto a livello di competizioni. Quanti match fai più o meno l'anno? Diciamo che una buona media sarebbe un match ogni 3 mesi. Per certe categorie di peso, soprattutto maschili, quelle insomma un po' più ricche, è possibile fare una cosa del genere. Per quanto riguarda me, quando ho combattuto tanto, ho combattuto 3 volte l'anno, 2 volte l'anno. Adesso una cosa realistica è pensare a combattere una volta l'anno per un discorso di età, di accumulo di colpi, di preparazione atletica, di dieta e tutto quanto. Quanti match hai all'attivo? 15 da professionista. Okay. E un'altra decina da dilettante. Qual è la tua storia professionale e da dove è partita la motivazione? La mia storia professionale è che io facevo la body piercer e la modella tatuata per Suicide Girls e volevo essere più in forma per i miei photoshoot, per essere semplicemente un po' più tonica, un po' più magra, un po' più adatta alla fotocamera. Mi trovavo in uno degli studi tatuaggi dove il padrone dello studio, Filippo, aveva un fratello, Riccardo, che aveva appena aperto una palestra. E un giorno mi ha detto: andiamo a trovare mio fratello in palestra, guarda, c'è una palestra fighissima, fanno MMA, c'è anche una donna che lotta, vieni dai, prova. Così, addirittura. E io, ma andiamo a vedere, perché tutti gli anni mi iscrivevo in palestra a settembre e poi non ci andavo più. Quindi ho detto: hai visto mai uno sport nuovo, uno sport diverso? Poi una palestra piena di maschi in forma, sarà divertentissimo. Poi non mi stanno simpatiche le ragazze, vado là apposta, c'è una sola ragazza, andrà benissimo. Sono andata lì, ho iniziato a allenarmi, ho iniziato a lottare, ho detto: ma quanto tempo ho sprecato in tutta la mia vita senza fare questa cosa? Cioè magari avessi incontrato questo sport da bambina, perché che figata, lo voglio fare tutti i giorni, e ho iniziato ad andarci tutti i giorni. Direttamente con le miste? O hai cominciato col jiu-jitsu? Ho cominciato col grappling, col jiu-jitsu senza kimono, perché MMA non lo facevano le donne. Cioè grappling sì, c'era un'altra ragazza, ma MMA era l'ora dopo, c'era questa gabbia al centro della palestra che alle 8:30 iniziava a tremare, arrivavano sti gladiatori giovani, belli, sudati, favolosi, armati con le loro lucenti armature di paratibia e guantoni, che iniziavano a fare sparring. E io li guardavo così e facevo: ma che figate, voglio fare quello che fanno loro. Loro mi dicevano: sì, ma tu sei una ragazza, le ragazze non fanno queste cose, fai le gare di lotta. Va bene, faccio le gare di lotta, inizio a strappare qualche braccio, a strangolare qualche poraccia. A un certo punto faccio così: bello tutto, ma se gli potessi mettere un po' di una cartella in faccia quando sto a terra. No, quello è MMA, è il corso dopo. E dai, fatemi provare. No, ho fatto sta che a un certo punto mi iscrivo a un torneo dilettantissimo, un round sul tatami, caschetto col paranaso, guantoni, paratibia, mazinga, cioè eravamo proprio tipo robot, tutte protezioni assurde, una cosa adesso non esiste più. E faccio un KO in 30 secondi rompendo il naso all'avversaria, che me la tirano via per i piedi, così me la levano da sotto dopo 30 secondi. Vado dal coach e gli faccio: hai visto? Mi ci fai provare adesso? Mi fai allenare quei ragazzi? E siccome non c'è ragazzi, hanno detto: ti tocca allenarti quei ragazzi, vieni, allenati quei ragazzi. Mi inizio ad allenare con loro, ovviamente essendoci poca concorrenza, perché c'erano poche donne che facevano questo sport, finisco prestissimo in nazionale. Dopo 6 mesi di attività finisco a fare mondiali a Las Vegas e prendo un 3° posto al mondiale. Tutti mi ridevano in faccia perché inizio a fare sport a 25 anni, fai la modella, ma non ti vuoi fare male, ma poi ti fai l'occhio nero, non puoi fare le foto, ti rompi le mani, non puoi fare piercing, 1000 cose così, mi ridono in faccia. Io gli dico: forse voi non avete capito, io l'anno prossimo torno ai mondiali e vinco. L'anno dopo sono tornato al mondiale, ho vinto i mondiali. Quindi tu sei una che mi sembra di capire che si carica quando viene criticata. Cioè, quando mi dicono tu non puoi. Avevamo uno scherzo con un mio compagno di palestra, con Alessio Di Chirico, che è stato poi quello che è arrivato in UFC, il primo di noi ad arrivare nella Major League.
prima che Alessio entrasse in UFC mi prendeva in giro e mi diceva a te basta ditte non taregge, quindi c'era sta cosa del non taregge, mi faceva non taregge, devi fa sparring con Prisca. C'era questa ragazza pugilessa londinese che aveva vissuto, cioè una ragazza italiana che aveva vissuto tanti anni a Londra, torna a Roma e con questo non taregge mi buttano in gabbia con questa ragazza che aveva 1 milione di incontri, era fortissima e non mi ero mai mossa in piedi, mi ha fatto una faccia così, però ci stavo, le botte le prendevo, ci riprovavo, quindi il cuore oltre l'ostacolo, cioè il cuore oltre l'ostacolo è stato il titolo dei miei primi anni di carriera, perché non sapevo fare nulla, cioè non un talento, non dotata fisicamente, mai fatto sport in vita mia, il famoso sacco di patate, però la lotta mi veniva bene, lo striking no. Tanto che quello che poi diventò il mio allenatore, la prima volta mi ha tenuto i colpitori, ha detto questa è disabile motoria, io non so come faccio ad aiutarla. Questo solo per dire quanto il duro lavoro batte il talento, se il talento non lavora duro abbastanza. Il talento che lavora duro arriva sicuro più lontano, ma chi c'ha voglia di fare, pure che non c'è il talento, ce lanci il cappello. Quindi io ho detto, senza fare grossi progetti di dove voglio arrivare, a me da grande, da vecchia, a letto coi nipoti, mi piacerebbe potergli raccontare un giorno io mi sono chiusa in gabbia e ho fatto un match in gabbia, solo per l'idea di averlo fatto. Quindi quasi quasi ci provo. Quindi questa è stata l'idea con cui sono partita a fare questo sport. Mai avrei pensato che sarebbe diventato il mio lavoro. Senti, la visione che hai esposto prima di quando sei entrata, insomma, ammaliata anche dagli altri atleti che entravano, la gabbia, c'è ancora? Porca miseria, sì. Ok, Cioè, quindi non è stata una cosa iniziale. No, tipo il primo amore non si scorda mai, cioè io vedo la gabbia, mi batte il cuore, voglio stare là dentro, cioè è il mio mondo, è una cosa strana, no? Sai, gli animali in gabbia, io muoio dalla voglia di essere chiusa in gabbia perché in quei 15 minuti sono libera come non sono mai in nessun altro momento della mia vita, quindi l'assurdità di sentirsi liberi chiusi in gabbia. Io sono dentro un ottagono, chiuso da un paletto dove ho davanti un'altra persona che si è allenata tanto quanto me, forse di più, per finirmi entro 15 minuti, io sono là dentro per fare di tutto per finirla in 15 minuti. Abbiamo accettato un peso, una data, un orario, quindi non c'è voglia di danneggiare l'altro, c'è voglia di imporsi, c'è voglia di mostrare le proprie capacità, non lo so, per me significa potermi esprimere al massimo. Mi piace il nome Mixed Martial Arts perché io mi sento un artista marziale, sento che quello che faccio è il mio modo di esprimermi, come un artista si esprime dipingendo, io mi esprimo facendo la mia lotta, combattendo come a me fa sentire bene, e spero che quello che io faccio sia poi di intrattenimento per il pubblico che viene a vedere. Guarda, hai detto una bella cosa perché secondo me il concetto di espressione artistica batte il concetto di affermazione di sé. Ti spiego perché. Perché a volte quando bisogna lavorare veramente duro come in questi sport agonistici, se c'è una parte che è per affermare se stessi, secondo me diventa un po' pericoloso. Ma sai semplicemente per quale motivo? Che per una che riesce ce ne stanno tante che non riescono. E se quel processo non era, come hai detto tu, un'espressione artistica, ma era una ricerca d'affermazione, può fare tanto male il fatto di non arrivare a un certo punto. La cosa è questa, che non è uno sport per tutti e soprattutto sono pochissimi quelli che arrivano. Tu lo devi sapere dall'inizio, quindi se lo fai perché vuoi fare i soldi, perché vuoi diventare famoso, Per arrivare per forza, vai contro un muro. Perché oltretutto, cioè, è uno sport in cui è molto probabile che, cioè, 50-50 vinci o perdi, perché comunque l'altra persona sa fare le stesse cose che sai fare tu, chi sa fare una cosa meglio, chi sa fare una cosa peggio, ma tu comunque nel professionismo vai contro un professionista, una persona che sono almeno 5-6 anni che si allena a fare quello tutti i giorni, quindi c'è la possibilità di perdere, non tanto il rischio di farsi male è quello che ci fa paura, ma perdere vuol dire deludere se stessi, deludere il coach, deludere i fan, deludere gli amici, deludere la famiglia, deludere chiunque abbia investito su di te a livello economico o di tempo o di tutto. La derisione, più sei famoso più rischi di cadere, quindi la derisione, gli amici che ti vogliono bene, che ti dicono ma Leda tu ancora stai a fare sta cosa, ma ti sei fatta male, ma non hai preso una lì, ma che stai a fare, ma davvero, ma guarda quelli dell'età tua hanno una famiglia, hanno i figli ancora, che E vuoi tu te andare carichi ancora di più. all'estero, pia le botte, morire di fame, il conto in banca scoperto, ma che stai a fare? Tu dici ma
ma tu un giorno della vita tua hai provato quello che ho provato io. E quello che io provo là dentro e il secondo in cui ti alzano il braccio, vale tutto, vale una vita di fatica, il rischio delle delusioni, il rischio del fallimento, vale tutto. E non mi puoi dire che il lavoro sicuro, il contratto, la famiglia, le cose sopperisce a... Per alcune persone va bene, per come sono fatta io sono drogata d'adrenalina, preferisco questo. Ma guarda, secondo me sono simboli, perché sennò sembra che se non fai l'atleta MMA a livello mondiale vuol dire che non rischi e non ti vivi la vita abbastanza per ricercare un momento di gloria. Invece quello è un simbolo, cioè nel senso ci Per sta. me. Poi c'è No, qualcuno ma che ha le sue cose che lo fanno sentire, c'è esatto. chi piace fare Cioè, il parapendio, c'è chi piace, che ne so, collezionare i Funko Pop, non lo so. Cioè, ti se ti dà direi quella cosa. lavorare come educatore cinofilo. Lavorare come educatore cinofilo, magari riuscire a sbloccare quel cane che era ineducabile, o magari, che ne so, ogni lavoro ha il suo picco, ovviamente, se no la gente non lavorerebbe soltanto per guadagnare, non per non ci sarebbero lavori che si fanno per passione, ovviamente ogni passione ha la sua cosa. Ti Per faccio me ti dico aneddoti banali, per esempio su di me. Io avevo il sogno del mondo della preparazione atletica, poi in realtà adesso le cose che mi ricordo con più affetto e più appagamento sono quando ho fatto prendere 6 kg a una ragazza che pesava 36 e quando un Natale una signora che era oncologica mi portò una bustona del Decathlon piena zeppa di regali per cercare di regalarmi qualcosa che potesse essere inerente perché non mi conosceva, perché in pratica la sua oncologa mi aveva messo in parallelo per cercare di definirgli uno stile di vita che faccia meno, tra virgolette, antagonismo alle cure che faceva. ok. Quindi abbiamo tutto un lavoro di respirazione, Se fai cardio ti impazzisce tutto. No, vabbè, lei faceva una ginnastica molto particolare, era molto incentrata sulle abilità per cercare di abbassare i livelli di stress, però insomma, quando è arrivata in studio col bustone dei regali di Natale, io ti dico, se tu mi portassi indietro e inserissi nella mia vita anche un aneddoto di io che ti preparo e tu vinci il mondiale, non lo so se proverei lo stesso... Dipende per quella persona cosa significa il mondiale. Certo. Cioè tu prepari No, un io parlo di atleta me, che, da preparatore, tu prepari un atleta che ti arriva un talento, viene da te e dice guarda io ho un incontro importantissimo, devo combattere per il titolo del mondo all'MGM di Las Vegas, piacere, io sono Giovanni, da oggi lavoro con te, ha un senso. L'atleta che arriva da te a 25 anni, non ha mai fatto nulla e vince la prima gara, poi vince la seconda, poi vince la terza, poi la vita gli tira una palla curva, un infortunio brutto, un guaio in famiglia, gli muore il cane, succede quello, succede quell'altro e te lo vedi che torna in palestra e poi magari non si vuole allenare, tu lo convinci ad allenarsi e grazie a quello che tu hai fatto, quello arriva a voler combattere di nuovo, arriva e poi vince. C'è un discorso è tutto quello che fai, è il discorso del Piccolo Principe, è il tempo che dedichi a qualcosa che rende quella cosa, ma è questo che volevo sentire dire, nel senso lì, che dà il valore alla cosa. il momento in cui l'arbitro ti alza la mano, è tutto questo. Non è, certo, non è i piegamenti che hai fatto, è il giorno che non volevi andare in palestra e ci sei andato, è il giorno che tu hai fatto i capricci che non ti andava di allenarti e il tuo preparatore atletico ti ha detto tira su quel peso da terra perché oggi non ti va, ma tra un mese ti andrà di averlo fatto oggi. E ti parlo di cose che mi sono successe, ti parlo di crisi isteriche davanti ai pesi, no, non mi va più che lo faccio a fare, tanto il match l'ho perso. E il preparatore atletico, forza, una sola ripetizione, una ripetizione in più verso quello che vogliamo fare. Se lo vuoi fare ancora, sto qua e ti aiuto. No, non mi va più. E là ti rendi conto di quanto è importante la gente intorno a te che crede in te anche quando tu smetti di crederci. E quando tu ricominci a credere in te stesso, dici: ah, ma guarda un po' chi sono. Scusatemi, ero un attimo perso di vista chi sono. Sì. Ed è la gente intorno a te. E quindi là, da preparatore atletico, magari esce fuori l'orgoglio di guarda che un atleta che poteva aver smesso, un atleta che non se la sentiva più, grazie alla mia presenza, grazie al mio impegno, grazie alla mia dedizione sta là e magari ha vinto pure. Ma guarda, io non volevo paragonare i due aneddoti, ma volevo dire il fatto che non serve forza un riferimento così forte come un podio, un mondiale, eccetera,
per ricercare quella sensazione di appagamento, di soddisfazione e di, come hai detto tu, ricredere in me stessa, perché sennò potrebbe passare il messaggio che tutte quelle che non arrivano No, neanche io al te lo campionato dicevo italiano. relativo al fatto della gente che ti dice ma chi te lo fa fa, ma c'è un altro occhio nero, hai certo. perso il match, ma chi te lo fa fa, ma come te va di nuovo a dieta? Quando gli amici, perché capita che anche gli amici che ti vogliono bene ti fanno un discorso, cioè non lo fanno per cattiveria, per sminuirti, però proprio oggettivamente dicono vabbè ma c'hai 35 anni, ma veramente, ma Allora, ci tu lo rimani un sai po', perché lo fanno. tu lo sai perché lo fai, eccetera, eccetera, però quello che io ti dico è, quando una persona mi fa questo discorso, il motivo per cui io non dubito di me stessa e delle mie scelte è perché dentro di me io mi dico, tu che mi stai dicendo questa cosa, hai mai vissuto quello che io ho vissuto nel momento in cui mi alzano il braccio? Che ne sai? Cioè, quando mi chiedi perché lo fai, Ma secondo me è te lo posso proprio... spiegare 100 volte, ma Ma è unito a quello che dicevamo, nel senso la paura di non arrivare è un carico per loro insormontabile, quindi dicono ma chi te lo fa con tutto quello che rischi? Nel senso tu... cioè il rischio di non farcela è molto più alto di quello di farcela. È però così, se tu sì, non sì, ce la sì, fai certo. rimani in piedi, loro Però probabilmente no. qualcuno dovrà pur farcela, quindi perché non io? La domanda che mi faccio e mi porta avanti. Sì, assolutamente sì. Quindi il fatto che, cioè, certe persone non lo fanno questo ragionamento, dicono vabbè ma tanto non ce la faccio, e io dico ok, mettiamo che non ce la faccio, ma mettiamo anche che ce la faccio, perché se 100 persone pensano non ce la faccio e io solo penso ce la faccio, so io che arrivo, non quelle altri che hanno pensato io non ce la faccio. Sì, sì. Secondo me il top è quando fai questo discorso e ti diverti nel processo. E poi te ne freghi se ce la fai o no. Brava. Io la soddisfazione Esatto. mia nello scendere, la cosa che ti aiuta a superare la paura della sconfitta o la sconfitta vera e propria è il fatto di aver dato il 1000% sia in allenamento che durante il match. È il processo. Se io so che ho combattuto il mio ultimo match è finito con una sconfitta, io ho dato tutto, mi Ai sono punti, preparata, è finito ai punti, split decision, un giudice ha dato la vittoria a me, 2 giudici hanno dato la vittoria a lei, 2 round a lei, 1 a me, 2 round a me, 1 a lei, tutta una cosa di millimetri. Che è successo? 10 mesi di preparazione in cui io ho dato l'anima, in cui mi è successo di tutto, in cui la vita mi ha tirato delle bastonate che mai prima. Arrivo a questo match carica, più pronta di sempre, la preparazione migliore, tutto perfetto. Che succede? A 6 secondi dalla fine del primo round mi tira 3 calci bassi, penso al quarto io vado a pescare il calcio basso, abbasso il braccio e mi arriva un calcio qua, finisco col sedere per terra, mi rialzo barcollando, è finito il round. Però è finito il round che io ho preso un calcio in faccia e sono finita col sedere per terra. Io ero seduta per terra e lei era in piedi e mi aveva colpito. Andiamo avanti, secondo round, terzo round, botte da orbi, ci pistiamo con estrema sportività, ma fino alla fine proprio senza fare un passo indietro né io né lei, bellissimo match, tesissimo. Ai punti il suo gesto tecnico di mettermi seduta per terra con un calcio in faccia è stato premiato da 2 giudici su 3 dando la vittoria a lei. Ok, ci sta, scendo, piango, strillo, urlo, superato il momento della delusione di porca miseria, mi sono preparata 10 mesi, ho pure perso e le botte, la dieta, i soldi, ok, ti riacchiappi un attimo, però poi ti guardi allo specchio e fai però va a vedere il video del match, ammazza come ho combattuto bene. Però guarda, quella cosa l'ho migliorata, forse questa è l'avversaria più forte che ho incontrato, quindi forse questo è il match più duro che ho fatto, quindi ok, ho perso, però andiamo a vedere che cosa è successo. Hai vinto. Dentro di me io l'ho vinto perché ho dato tutto quello che potevo dare, ci ho messo tutto, poi sulla carta è stata più forte, Sì, più forte lei, va bene così. E allora mi preparo la prossima volta, che faccio? Approccio il match dicendo io ho fatto tutto quello che potevo fare, ho perso lo stesso? No, perché è meglio che ti ritiri. E allora una volta che superi questa cosa dici ok, io ho fatto tutto quello che potevo fare, magari si può fare qualcosa ancora meglio, ti devi circondare di gente che ci crede che si può fare qualcosa ancora meglio, aggiusti, sistemi, tagli, pulisci e provi a fare ancora meglio. E se ci provi una volta, 2 volte, 3 volte, se poi non va, hai preso una scia, vuol dire che stai in fase calante ed è pure giusto che uno si renda conto a un certo punto, ok, non sono più a livello di come combattevo prima, devo smettere, oppure ho scelto degli incontri a livello troppo alto, oppure è andata male quel giorno lei stava più in canna di me, perché ci sta pure la serata. Quella sera lei stava meglio di me, la prossima volta farò meglio. Ci sono varie... Sì, semplicemente secondo me è importante il fatto che si apprezza comunque il viaggio e il processo. Sì, assolutamente.
soprattutto in uno sport in cui non ci si guadagna, cioè non ci si mangia, non si guadagnano grossi soldi, la possibilità della sconfitta è molto più probabile di quello della riuscita, se parliamo di fama, soldi, successo e partecipazione a eventi enormi. Quindi lo devi fare perché ti piace. Chi lo fa per farsi vedere, chi lo fa per mettere il video del match su Instagram, chi lo fa per i motivi sbagliati, smette, perché non è uno sport che perdona, non è uno sport che ti permette Prende di il fare il muro. fico. Ti fai male. Ma in realtà qualsiasi cosa che la prendi così ti fa male. Guarda, io per esempio c'è stato un momento che mi ero appassionato molto al metodo Wim Hof di Sì, le termorregolazione, respirazioni, sì. al freddo, no? Sì. E mo non so attualmente, ma parliamo di 7-8 anni fa, la gente andava con la GoPro in testa. E se tu gli No. o i nomi, nel senso, i suoi insegnanti, persone pazzesche, però il partecipante medio. Ho fatto 8 minuti di vasca di ghiaccio. Esatto, non gli interessa la risposta immunitaria, come funziona il processo. Però che non è succede. solo, cioè nel senso quella è proprio una cosa tipica dello sforzo estremo. Per esempio in Thailandia pure c'erano dei posti dove si facevano queste vasche di ghiaccio, bellissimo, piacevolissimo, t'alleni là con un caldo tremendo, prendi un sacco di botte, vasca di ghiaccio meraviglioso. E c'era in queste spa, in queste piscine, c'era sempre il filosofo di turno, quello che faceva no, noi facciamo ok, 4 minuti, 8 minuti. Io faccio 24 minuti, voi dovete fare come me, provate il mio metodo, le mie respirazioni, perché io ho capito, io ho le visioni, io di qua. C'è sempre il guru, ok? E Il guru ti singura, sì, che ricordatelo. arriva là, t'attacca la via e fai scusa, ma io sono venuta qua, voglio farmi 2 minuti, ti frega qualcosa? No, perché i benefici di 25 minuti, ma fatelo te il bagno di ghiaccio dei 25 minuti. Cioè, su ogni cosa ci sta l'estremista, come il CrossFit ci sta il super nerd, come ogni cosa. Certo. Come pure nel fan di MMA ci sta il super nerd. Ah, vabbè, i fan so che a volte superano proprio sanno più cose degli atleti a volte. Certo, vabbè, ovvio. Senti, invece, parliamo di violenza. Ci sta violenza? Come cambia il rapporto con la violenza? Cioè, se si avvicina tendenzialmente una persona che può avere un'indole aggressiva e violenta, che succede nel suo approccio alle arti marziali miste? Prima di parlare di violenza, definiamo violenza. Quello che io considero, o che penso l'italiano consideri come violenza, è imposizione della mia volontà contro la tua, sulla tua, a discapito della tua. Quindi io sono violento se mi impongo su di te. Se io decido di fare una cosa e tu sei d'accordo con me e decidiamo di farla insieme in un posto, in un orario, con delle regole, non è violenza, è un accordo. Quindi quando la gente mi dice il tuo sport è uno sport violento, allora il mio sport è uno sport molto fisico, è uno sport con molti impatti, è uno sport potenzialmente pericoloso, ma lo sono tutti gli altri sport, perché anche il rugby, anche il calcio, anche... Scusa, ti interrompo un secondo. Tra l'altro esistono pubblicazioni, papers, articoli e c'è anche non so come chiamarla, una classificazione che si chiama PAD, mi sembra, Physical Activity Dimensions. Comunque le arti marziali e gli sport di combattimento in generale non sono tra gli sport più violenti. E non sono neanche gli sport col più alto numero di infortuni. Il Quello calcio sicuramente. è quello con il più alto numero di infortuni, anche per un discorso di praticanti. Ma la cosa, poi scusa, ricordati dove sei rimasta perché sennò mi perdo io. Sono un po' egoista. La cosa che mi aveva illuminato è che, per esempio, il tennis già aveva prodotto più aggressività negli atleti in confronto alle arti marziali miste, per un motivo principale, che quando appunto c'è a che fare col contatto fisico, questo magari tu me lo confermi, è impossibile che tiri tutti i colpi al 100%. Allora no, ci provi. Al match tu lavori tutto il tempo della preparazione per arrivare a tirare tutto al 100% al match. Poi certo, strategicamente tiri un colpo piano per farcelo cadere, per poi mettergli quello forte, però in teoria tu ti alleni per performare al massimo delle tue abilità. Ovviamente ogni colpo che tiri provi a tirare il colpo più forte che puoi, però non accade proprio per un discorso di Mentre contrattilità muscolare. le tenniste
ci provano. Ci provano e spesso ci riescono. E infatti, se ci fai caso, senti, tu sei andato a vedere un set, Sì. gridano, cioè fanno paura. E quindi anche in base magari a testosterone, aggressività, eventuale perdita del ciclo, eccetera, le donne subiscono, tra virgolette, cioè hanno stimoli di maggiore aggressività e, tra virgolette, violenza in altri sport. Allora, per quanto riguarda le arti marziali, devi sicuramente avere un'indole di desiderio di affermazione di te stesso sugli altri, devi avere una volontà di importi sull'altro, una volontà di vincere, una volontà di battere l'altro, ma come in ogni sport devi essere competitivo. Quindi io voglio mettere il mio set di skill, il mio set di capacità contro il tuo e vedere chi di noi quella sera performa meglio. Ora, è inutile girarci intorno, noi ci prendiamo a calci in faccia, pugni in faccia, gomitate, ginocchiate, lotta a terra, leve articolari, cioè comunque il nostro sport è uno sport molto fisico e molto di impatto, non può essere uno che ha paura del sangue, uno che si impressiona o facciamo un colpo per uno, devi essere quello che tra quelli in palestra, quando poi si tratta di mettere il colpo in più, ce l'hai quella voglia di dominare, di prevaricare, di importi sull'altro. Però ti imponi sull'altro all'interno di un set di regole. Cioè io mi voglio imporre su di te perché magari sei più bravo di me. Voglio misurarmi con te. Se io ti batto allo sparring se io vinco il round con uno più forte di me, io sono contenta perché vuol dire che le mie skill sono a livello di una persona più brava di me. Certo. Quando io faccio il match, io mi sto misurando con una persona che in teoria sulla carta è mio pari. Quindi se io vinco vuol dire che io mi sono preparata meglio, ho combattuto meglio, sono stata più intelligente, ho visto qualcosa che quello non ha visto, ho sfruttato meglio gli errori. Non è perché t'ho menato, però se sei una persona che senti una faccia sotto le mani e fai oddio che cosa ho fatto, non lo puoi fare. Quindi un minimo di occhio da pazzo ce lo devi avere. Chi fa arti marziali, chi fa sport da combattimento, chi combatte da professionista, comunque un minimo di lampetto negli occhi ce l'ha, ma non è il tipo di persona che perde il controllo. Cioè la violenza, come è generalmente intesa, è una perdita di controllo, è una imposizione di volontà, è l'opposto di quello che facciamo noi ci controlliamo, ci gestiamo la forza, gestiamo tutto per arrivare a performare, non per arrivare a danneggiare l'altro. Ora, le regole del mio sport prevedono che io ti devo finire prima del tempo. Cioè il mio obiettivo è non solo batterti ai punti, ma soprattutto finalizzarti o metterti KO, quindi le mie capacità devono essere in grado di stoppare le tue, le mie capacità devono essere in grado di stoppare la tua voglia di prevaricare su di me. Quindi comunque io ci devo avere un desiderio di essere migliore di te, ma non lo so, lo vedo come un sanissimo percorso di crescita personale, semplicemente relativo alla disciplina. Alla fine è una relazione, un incontro, quindi comunque è uno scambio cioè l'altro è necessario per creare questo fenomeno. Oltretutto sei estremamente grato all'altro, perché se ti sei preparato per un incontro, sai quanto duro ti sei allenato, che dieta hai fatto, la preparazione, la fisioterapia, tutto quello che ti è costato preparare quell'incontro, hai molto rispetto per l'avversario che si è presentato quel giorno, a quell'ora, facendo il peso, pronto, carico, in grado di permettere a te di fare un ottimo spettacolo. Il fatto che l'avversario sia lì e che sia in forma ne va del tuo lavoro. Certo. Quindi io lavoro, io faccio lo sport che mi piace, io faccio il mio show, intrattengo il mio pubblico, tutto quello che faccio lo faccio grazie al fatto che il mio avversario si è preparato, quindi non c'è odio, c'è intensità agonistica, c'è un'altra persona la cui preparazione ti stimola a dare il meglio di te, quindi alla fine sei grato, hai un modo, diciamo, di affetto pure nei confronti del tuo avversario e di identificazione, perché comunque ha fatto quello che hai fatto te. Ed è bello, sono bellissimi i rapporti che nascono dopo il match, perché prima del match ci possiamo dire le peggio cose, possiamo screziarci sui social, possiamo utilizzare il fatto che dobbiamo combattere per fare hype, creare anche un finto litigio. Dopo il match ci abbracciamo, è finito, e anzi, se nel match mi hai creato delle difficoltà, alleniamoci insieme e miglioriamo. E io sono diventata amica di quasi tutte le mie vecchie avversarie, a parte quelle poco sportive o quelle, cioè una dopo il match
match, quando ho fatto UFC Contenders, nell'intervista ha fatto non pensavo che durasse addirittura 3 round, pensavo di metterla giù al primo, strano che sia durato così tanto, ma era una pippa in piedi, era una pippa a terra, non aveva nulla per battermi. Io una del genere non è che mi ci voglio allenare insieme, la voglio aspettare nel parcheggio sotto casa. Poi scherzi a parte, ci sono state tantissime altre avversarie con le quali invece c'è stato enorme rispetto e dopo ci siamo allenate insieme, ci siamo aiutate. Però questo tra professioniste, no? Tra professionisti, ma anche tra dilettanti. Però... Anzi, soprattutto da dilettanti, perché ti alleni insieme, poi magari a un torneo ti trovi a combattere una contro l'altra, con quella con cui ti sei allenata, ed è molto più frequente nel dilettantismo che nel professionismo. Però questo vuol dire, infatti era quella la domanda, nel senso, quando proprio a livello di principianti una persona che ha un'indole aggressiva con l'accezione negativa, non come voglia di misurarsi, si fa male e smette. Cioè piano schiaffi, detto il romano. Perché se sei aggressivo, se tu vuoi essere violento nei miei confronti e hai appena iniziato... No, ma lascia stare nei tuoi confronti, anche nei confronti di un pari. Se sei una persona che vuole essere violenta, ti presenti in palestra come uno, ciao, voglio fare MMA perché voglio imparare a picchiare per strada. Vabbè, magari la prima volta, non te lo dice, però l'idea è quella. La prima volta che quello viene a fare sparring, che prova a prevaricare, lo trova uno che sa fare un pizzico più di lui, che gli fa una faccia così, senza volergli fare male, ma semplicemente per fargli capire. Noi siamo molto abituati a regolarci a seconda della persona che abbiamo davanti. Quindi se io ti dico, ok, senti, io ho il match, oggi io devo fare sparring fortissimo, caschetto, guanti da 16, paratibia, ginocchiere, gomitiere, oggi ci pestiamo come l'uva, va bene, siamo d'accordo. Se io ti dico, guarda, sono infortunato, torno da un periodo di stop, facciamo piano, e tu mi fai sì, facciamo piano, iniziamo a fare piano, e poi mi metti il gancione dietro la testa, io poi non ci vedo più, e là diventa una rissa. Quindi nel momento in cui tu ti trovi con, di solito chi fa così è quello che è nuovo in palestra, quello che è nuovo in palestra arriva e magari mette il cazzottone, vuole dimostrare, vuole fare, c'è sempre uno un po' più formato che a livello di forza fisica pari o anche meno forza fisica ma a livello di tecnica superiore ti mette al tuo posto e ti fa capire che se tu fai lo scemo in palestra vieni purgato, che non è uno sport dove vince il più prevaricatore, il più bullo e tutto, vince quello che è più lucido, vince quello che non vede rosso. Ah no, io non posso fare sto sport perché vedo rosso, poi non ci capisco niente, ammazzo tutti. Se vedi rosso ti fai malissimo. Se dici io voglio solo menare, se uno si tuffa in avanti, boom, c'è qualcuno che ti stoppa andando all'indietro. Ma magari uno arrabbiato combattere contro uno arrabbiato, una persona arrabbiata è facile da battere, quello lucido, quello che si sta divertendo, quello che gli piace, quello che sta facendo. Io ho sempre, tutti mi dicono questo è uno sport pieno di violenza e di odio, io combatto per amore, perché quello che mi muove è l'amore infinito verso questo sport, uno sport che mi ha tolto tutto, che mi è costato carissimo, ma io amo questa disciplina, quando lo faccio sono felice, e quando vado ad allenarmi sapendo che tra un po' faccio MMA, io sono felice, quindi io combatto perché amo quello che faccio. Quindi quello che mi muove è l'amore, il tuo odio contro il mio amore, il tuo odio va per terra. Quindi se tu arrivi carico d'odio, carico di astio, di aggressività sbagliata, la tua aggressività contro la mia assertività, vince la mia assertività, il tuo odio contro il mio amore, vince il mio amore. Sì, vabbè, ma mi sembra di capire infatti che poi il coltivare le abilità e il talento ti porta automaticamente a più lucidità e meno ricerca a tutti i costi di prevaricare l'altro, ma diventa più un gioco di abilità e un confronto delle proprie capacità tramite un altro corpo, un altro giocatore. Mettiamoci pure il fatto che i round sono da 5 minuti e che comunque l'attività è molto intensa e ci sono vari tipi di substrato energetico. Tu c'hai dei momenti di stallo, di isometria, di forza pura nella lotta in cui devi tenere, poi c'hai dei momenti in cui devi esplodere con i colpi, dopo che hai tenuto, falle partire le braccia, ti senti? Certo. Braccia dello zombie, devi essere pronto a entrare alle gambe, staccarlo, sollevarlo, farlo volare, spingerlo via, ti devi rialzare, calcio in faccia, cioè tutto molto dinamico e ti consuma. Se tu fai le cose con aggressività, sai la barra della vita del videogioco? Certo. Più cose fai con enfasi, più cose fai lo devo fare a tutti i costi, più bruci energia che non ti puoi permettere di bruciare. Invece devi stare là e calcolare in maniera
chirurgica ogni movimento, ogni spreco di energia. Ma sì, perché lì vai su una condizione d'allarme, adrenalina, risposta fight or flight, ti sdruma, cioè sono... Devi imparare a non andare in modalità fight or flight, devi imparare a capire che ti stanno strangolando e devi rimanere lucido anche se l'aria, l'ossigeno al cervello sta iniziando a mancare, il sangue al cervello sta iniziando a mancare, tu sai che hai tot secondi, sai che da lì devi fare quei movimenti, rimani lucido anche se stai soffocando. Rimani lucido anche se stai prendendo una scarica di cazzotti, sai che ok, 1, 2, 3, li blocco, poi devo mettere qualcosa io. Se ti fai prendere dalla rissa, prendi 16. finita. No, se ti fai prendere dalla rissa, a un certo punto vedi un signore sopra che ti fa così, a un certo punto e fai, e quando si combatte è tutto finito. Ops. Visto succedere in più di Vabbè, un'occasione. quindi diciamo che è molto educativo e vaccinante, passami il termine, anche per atteggiamenti di violenza, per assurdo. Cioè, se tu sei aggressivo e approcci a questi sport, questo sport te purga. te sfondano. Sì. È uno sport che ti rimette al tuo posto. Senti, c'è stata una mentore femminile? No. Non c'è stato nessun atleta che hai detto figo, però mi piace questo aspetto, mi piace questa figura? Sì, ci sono state moltissime atlete che mi hanno ispirato, ma non c'è stata nessuna che mi si è presa sotto l'ala, nessuna donna. No, che mi io ha dico detto... ideologicamente come No, riferimento. ideologicamente molte. Allora, come ti dicevo prima, io ho iniziato a fare questo sport perché mi piaceva il fatto di una palestra dove c'erano solo uomini, dove non c'erano ragazze e tutto quanto, e sono finita a girare per il mondo, a viaggiare e spostarmi per trovare donne con cui allenarmi. Perché quando poi sono passata professionista mi sono accorta che combattevo contro le donne, avrei dovuto, per testare a che livello sono, trovare delle donne del mio livello, se non più alto, del mio peso, della mia forza fisica e un livello più alto del mio. Quindi che cosa ho fatto? Dopo i primi 2-3 match da professionista, vado in America ad Albuquerque dove c'è un team dove c'erano 15 donne nel mio peso. Quindi io vado lì e mi misuro con 15 donne, di cui 2-3 stanno in UFC, e inizio a vedere come si allenano, come vivono, come mangiano, come recuperano, perché io dormivo in dormitorio, tipo in galera. Il dormitorio femminile era una stanza con 4 letti, 2 letti a castello, dentro a una camera dove c'erano, dentro un piano, diciamo, dove c'erano altri 40 uomini. Quindi era una stanza per donne e in tutte le altre stanze c'erano 4 o 6 uomini. Una palestra dove tutti gli ospiti erano fighter che venivano da altre parti, o dell'America o del mondo. Quindi tanta gente nella mia situazione, quindi altre ragazze nella mia situazione. 3 compagne di stanza almeno nella stessa situazione mia, una dall'Australia, una dall'Inghilterra, una dall'Ucraina, erano in quel periodo, poi è arrivata un'altra dalla Russia, poi è arrivata un'altra dal Connecticut, poi è arrivata una al North Carolina, così. Quell'esperienza mi ha fatto vivere a 360 gradi la vita dell'atleta donna. Per la prima volta io ho visto cosa significa, ok, t'alleni. Ok, c'è qualcuno con cui dividere la doccia, perché io prima di andare in America la doccia la dividevo con una stufetta che era la mia amica, parlavo con la stufetta perché era l'unica compagnia che avevo nello spogliatoio, e quindi per la prima volta mi sono trovata a dover fare la fila per la doccia, è stato bellissimo, emozione incredibile. Avere delle ragazze con cui scambiarti lo shampoo, avere oddio, ho dimenticato il top, tieni, ce n'ho uno in più io, mi vanno i capelli davanti alla faccia mentre faccio sparring, ho sempre i capelli così, arriva quella e ti fa le trecce, guarda ti insegno a farti le trecce. Mi sono vissuta tutto un lato del femminile in questo sport che non avrei mai potuto vivere in altri posti perché non c'erano proprio le praticanti. Quindi quelle 2-3 fighter di alto livello in un UFC da tanti anni, una che aveva appena combattuto per il titolo, sono state di enorme ispirazione, soprattutto su come approcciare al quotidiano, su come approcciare la cena fuori quando stai a dieta, su dove vai a ballare la sera se non puoi bere. Ed era bellissimo perché uscivamo in 20, di cui 5 dovevano combattere, maschi, femmine, quindi quei 5 non bevono. Ok, andiamo in un ristorante dove tutti possono avere almeno un'insalata, poi si mangia la carne eccetera, eccetera, ma quelli che stanno a dieta possono mangiare l'insalata, quindi era molto più facile. Io per la prima volta mi sono accorta di come era facile fare la fighter con altre donne, con un altro gruppo, con la squadra. Torno a Roma e mi trovo solo uomini, mi trovo in una situazione così e ho continuato ad andare in America perché mi trovo benissimo. Quando poi non sono più potuta andare in America ho iniziato ad andare in Inghilterra dove c'è una palestra dove ci sono moltissime donne, in Spagna dove c'era un grosso gruppo di donne.
E quindi, ironia della sorte, mi sono trovata a girare il mondo per trovare altre donne, avendo iniziato a fare uno sport per la sola ragione che non c'erano donne in palestra. Beh, sicuramente, cioè l'hai fatto passare l'effetto di trovare compagne, che effettivamente da sola, Tosta. Ma tutte le volte che io ho avuto delle crisi, dei momenti di voglia di mollare tutto, è stato solo dovuto all'ambiente. Cioè, se tu stai in una palestra con altra gente che fa la tua vita, cioè la vita che facciamo noi è assurda, è dura, è solitaria, è faticosa. Torni a casa e ti fa male tutto, torni a casa che sei stanco, torni a casa e ti puoi mangiare soltanto 60 grammi di riso e 120 di pollo, una tristezza. Cioè, conti l'acqua, conti tutto, quindi avere 5 persone come te, che stanno come te, o che ti capiscono, anche solo che ti capiscono, anche solo che ti mangiano i pancake e ti fanno oddio non te li mangio davanti, la volta dopo glielo fai tu a loro, ti rende tutto più semplice, mentre a me una cosa mi è mancata moltissimo in Italia è stato proprio questo, perché io comunque ho iniziato questo sport grande. Io sono una donna di 36 anni in una palestra dove ovviamente tra agonisti, dilettanti e professionisti l'età media è molto bassa, partono dai 20, dai 18 fino ai 25, la gente della mia età già si è ritirata, sono 2-3 i fighter della mia età, la gente si ritira molto prima, quindi non sono miei coetanei, è un ambiente comunque strano. Qua a Roma è diverso perché non c'è la possibilità di vivere solo di quello, non si vive in palestra, tutti i miei amici, tutti i miei colleghi lavorano e si arrabattano facendo 1000 lavori per poter fare questo anche a livello professionale. I coach, cioè il mio stesso coach adesso deve fare 2 lavori per potersi permettere di fare l'allenatore, perché è uno sport di cui non si vive, mentre là in America tutti lavoravano 6 mesi per poi andare là e fare solo quello, quindi era un sogno, era come dovrebbe essere la vita di ogni atleta, facendo l'atleta professionista e basta, cioè facendo l'atleta di professione e non dovendo fare 1000 cose per potersi permettere la vita d'atleta. sì, è sempre, c'è sempre a me mi dà sempre un senso un po' di fiaba. Allora, io in questo episodio avrei parlato volentieri anche un pochino di più dell'aspetto di preparazione atletica e alimentazione. Devo dire che preferisco così, perché è stato molto interessante dal punto di vista antropologico, e poi tu tornerai. Volentierissimo. Quindi a questo punto nel prossimo episodio cerchiamo di accennare un pochino questo discorso della preparazione e dell'aspetto ecco, nutrizionale e anche dello sforzo che ti richiama. Posso avere una Coca Zero? A me la Coca Zero piace, però Pure a me. perché è una delle cose che non trovo tristi, tra virgolette. E parleremo di empowerment femminile, Ok. perché tu sei anche attiva da quel punto di vista, è un discorso che a me interessa e tra l'altro interessa anche appunto la comunicazione su le ragazze che magari con stima, quasi con invidia, vedono il riferimento e appunto che gli consigliamo, come si intraprende, come ci si avvicina a un tentativo di di intraprendere una carriera agonistica, considerando tutti i rischi. Ti ringrazio, tu vuoi aggiungere qualcosa? No, direi che abbiamo detto tutto e poi tornerò qui, tutto quello che ho da aggiungere ve lo dirò nella prossima puntata. Grazie ancora. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, continuate a seguirci e mettete like. Alla prossima.